Sulla strada di rientro verso l'Italia decidiamo di costeggiare la penisola istriana e ci fermiamo a Rovigno, dove troviamo un bel campeggio con piazzole terrazzate immerse nel verde della pineta. Fino al 1700 Rovigno era un'isola, poi collegata alla terraferma con l'interramento del canale che le divideva. E noi usiamo le nostre bici per raggiungere il centro storico che vediamo già in lontananza. E in pochi minuti siamo già immersi in una città dove ogni vicolo racconta una storia e ogni scorcio è una cartolina vivente. Facciamo la salita fra questi vicoletti molto carini, particolari. A Rovigno bisogna essere bravi camminatori. Il centro si visita tutto a piedi. Le stradine acciottolate, strette e ripide, si inerpicano verso la cima della collina per raggiungere la chiesa di Santa Eufemia, con il suo campanile di 60 metri, visibile da ogni punto della città e dal mare che la circonda. La chiesa che vediamo oggi risale al 1700, costruita sulla base di una già esistente dal X secolo, per accogliere il corpo di Santa Eufemia, patrona di Rovigno. La martire Eufemia è morta in Grecia nel 304 a soli 15 anni. In seguito alle persecuzioni dei cristiani, il suo corpo viene trasferito a Costantinopoli e nell'anno 800, sulla spiaggia di Rovigno, fu ritrovato il sarcofago in pietra della santa che vediamo oggi, in una cappella laterale della chiesa. La salita verso la cima del campanile, ispirato a quello di San Marco a Venezia e costruito in 26 anni, è un'esperienza da non perdere, per godere di una vista a 360 gradi sulla città e sull'arcipelago delle isole circostanti, verdi e rigogliose, abbracciate dal mare di un azzurro intenso. Scendendo dalla collina è necessario prendersi un po' di tempo per passeggiare fra case colorati e vicoli nascosti, che all'improvviso rivelano scorci di mare che lasciano senza parole. Lungo le strade si è coinvolti da un'esplosione di colori. Provengono da piccole botteghe che espongono opere realizzate a mano da artisti locali. L'Arco dei Balbi era la porta di accesso al centro storico di Rovigno. Costruito dai veneziani nel XVII secolo, come la torre dell'orologio sulla quale si vede il tipico leone di San Marco, simbolo di Venezia. Rovigno è una città molto legata al mare e la sua attività principale è sempre stata la pesca, svolta fino ai giorni nostri sulle tradizionali batane, le imbarcazioni alle quali è stato dedicato anche un museo. Il vivace lungomare è punteggiato di caffè e gelaterie con tavolini all'aperto. I numerosi ristoranti servono pesce freschissimo e qui si respira l'autentica tradizione marinara della città. L'aria è impregnata dal profumo del mare e il sole esalta i colori delle case e della natura, creando un'atmosfera da fiaba. Per il nostro ultimo giorno in Croazia partiamo da Rovigno e dopo pochi chilometri arriviamo a Parenzo, dove troviamo un'area di sosta camper utilizzabile anche per la notte.
In pochi minuti di bicicletta arriviamo al porto di Parenzo con numerose barche ormeggiate e un gran numero di graziosi ristorantini. Ma allora è vero che Parenzo è considerata la meta più turistica della Croazia? Dal porto in un attimo si raggiunge il centro storico che conserva ancora oggi l'antico sistema di strade ereditato dai Romani, quando il decumano era la via principale da est a ovest, intersecato dal Cardo da nord a sud. All'incrocio si sviluppava il foro, ossia il centro della città, e su piazza Marafor si trovano gli edifici storici più belli di Parenzo, come questa casa romanica del XIII secolo con la parte in pietra ancora originale, mentre il balcone in legno del secondo piano è frutto delle recenti ristrutturazioni. Ospita una mostra d'arte e cultura di Parenzo. Ma nel Forum romano vengono gelosamente custoditi altri reperti importanti, come i resti di un tempio del I secolo d.C., del quale si vedono solo alcune parti, e le colonne a testimonianza della grandezza del tempio. Passeggiando tra le vie del centro, tra case medievali e veneziane, si arriva alla Basilica Eufrasiana, tutelata dall'UNESCO per il suo inestimabile valore. Costruita nel VI secolo per volere del vescovo Eufrasio, è un gioiello che incanta già dal portale di accesso, con la sua lunetta in mosaico dorato. Passato il portico si può vedere il battistero in pietra, dove anche gli adulti potevano immergersi nell'acqua santa. Nel museo si conserva una collezione di vesti liturgiche e numerosi ritrovamenti sacri, come statue e crocifissi. Oltre che meravigliosi pavimenti a mosaico, riportati alla luce e ben conservati, ci ricordano molto i mosaici di Aquileia. Ma è entrando in silenzio nel cuore della basilica che ci appare il suo tesoro più prezioso. I mosaici dorati dell'abside sono un capolavoro di arte bizantina, considerati tra i più belli e meglio conservati al mondo. Nella parte superiore Gesù Cristo si trova tra i 12 apostoli e nella parte inferiore, al centro, la Madonna tiene in braccio Gesù bambino, con ai lati angeli e santi. Ma anche il vescovo Eufrasio si è fatto ritrarre a sinistra, tenendo in mano la sua cattedrale. Sotto l'arco è stato collocato nel XIII secolo un ciborio, una sorta di baldacchino realizzato in marmo intarsiato. Passeggiando ancora nel foro, si notano palazzi costruiti dalle famiglie più ricche del passato ancora ben conservati. La torre pentagonale è del XV secolo e oggi ospita un ristorante, come la torre rotonda della stessa epoca. A lato della piazza troviamo anche una scultura contemporanea dello scultore croato Ostoja, che raffigura una donna rannicchiata. Non si capisce se stia dormendo oppure piange o ride. A voi la personale interpretazione dell'opera d'arte. E così il nostro viaggio alla scoperta di Parenzo volge al termine. Abbiamo scoperto la sua storia millenaria e abbiamo anche apprezzato un dettaglio a volte trascurato, eppure così rivelatore: le finestre. Questi occhi silenziosi, incastonati nelle facciate delle case, sono l'anima di Parenzo.
ciascuna con la sua forma, il suo colore, la sua storia sussurrata che ci racconta di famiglie, di amori e di sogni gelosamente protetti dietro quei vetri. Se come noi visiterete Parenzo, non lasciatevi sfuggire questo dettaglio. Alzate lo sguardo, osservate le finestre e immaginate le storie che custodiscono.